Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera. È lunedì 4 settembre del 2023, siamo in sosta nazionali. Lo so, è il periodo, forse per quanto mi riguarda, è il periodo più brutto dell'anno, queste 2 settimane di settembre, cioè è appena partito il campionato, si è appena assaggiato il campionato e ci si deve subito fermare, ma tant'è. C'è la nazionale di Luciano Spalletti e quindi 2 settimane di sosta per poi riprendersi tutto quanto quello che è nostro nelle settimane successive con Champions League, campionato con un sacco di scontri diretti e quant'altro. L'editoriale del lunedì che torna come al solito, essendo oggi lunedì, e quindi inizieremo a parlare di qualche argomento, di quello che è stato il mercato, di quello che sarà il prossimo futuro e soprattutto di quello che abbiamo iniziato a vedere del Milan di questa prima parte di stagione. Come al solito il sommario, per farvi vedere un po' di quello di cui parleremo, un po' di autoreferenzialità inizialmente, ma porto via veramente 30 secondi, non di più, per ricordarvi quello che di nuovo faremo in questa sosta, perché ovviamente non essendoci partite faremo qualcosa di diverso e ve lo racconterò velocemente. Questo riguarda il Milan, Pioli e quello che stiamo vedendo in campo. È inutile che ve lo sto a spiegare adesso, ve lo spiegherò tra poco. Il perché ho messo la novità contro l'esaltazione, contro l'esasperazione. Eh, un piccolo invito, non richiesto, anche qui, ma ne parliamo dopo di questo invito che farò insomma, dall'alto di niente a metà video e chiuderemo col mercato e qualche retroscena sugli ultimissimi giorni di calciomercato, soprattutto legati alla punta. Allora, come detto, vi porto via pochissimi secondi su quello che faremo in questa settimana. Ovviamente non c'è il Milan, non ci sono le partite, non c'è pre, post, conferenze stampa, eccetera. Allora, cosa faremo? Nel gennaio scorso, se non ricordo male, o forse inizio febbraio, abbiamo fatto un video, confezionato un video con 9 pareri di 9 giornalisti diversi. Era sulla, diciamo così, la crisi del Milan di gennaio e febbraio, come poterne uscire. Quello che faremo in questo momento è invece chiedere a questi 9 giornalisti, che sono esperti di mercato, quindi andremo a sentire il buon Matteo Moretto, magari gli facciamo anche dire qualche retroscena carino, qualche altro giornalista che si è occupato di mercato, prime firme Milan, prime firme del giornalismo in generale calcistico, che daranno il loro voto al mercato e quindi avremo la loro opinione su quello che è stato, quello che sanno, quello che hanno saputo, quello che magari non è uscito in questi giorni di mercato. Poi ovviamente vi faremo conoscere un po' di più quelli che sono i nuovi giocatori arrivati, perché ce ne sono tanti che sono arrivati, magari ancora non sono stati scoperti fino in fondo, soprattutto quello che non riguarda il campo, perché di questo avremo modo di parlarne altrove, quindi faremo una sorta di mega 10 cose di uno per ogni giocatore diverso del Milan e poi vi faremo ovviamente un punto sullo stadio, perché se ne stanno dicendo tante negli ultimi giorni, anche un pochino troppe, c'è qualche fuga in avanti, qualcosa di non detto e quindi vi faremo un video recap di quelle che sono le novità lato stadio sempre a San Donato, come vi abbiamo anticipato ormai, no, un anno no, ormai 7-8 mesi fa, e poi in maniera più approfondita nel febbraio-marzo scorso con lo stadio a San Donato. Detto ciò, vi do appuntamento la prossima settimana con tutto questo e anche nel weekend soprattutto, visto che non ci saranno le gare. Parliamo di quello che abbiamo visto sul campo invece. Allora, si sta un po' facendo forse un pochino di confusione su quello che sta inizialmente mostrando il Milan. È vero, è qualcosa di nuovo. Credo che ci siano sì aspetti nuovi, adesso ne parliamo. Credo che sia più in realtà invece un'esaltazione di quello che abbiamo già visto, che non vuol dire che sia una cosa negativa, anzi, tutt'altro. Partendo anche dal presupposto che comunque gli interpreti in questo momento per 8/11 sono esattamente quelli dell'anno scorso e spesso anche quelli di 2 anni fa e a volte anche quelli di 3 anni fa. Mi pare più un'esaltazione di quello che era stato proposto già l'anno del ritorno in Champions, che anche nella prima parte dell'anno di
dello scudetto, non tanto quello dell'anno scorso che fortunatamente abbiamo deciso di mettere in un angolino nel ripostiglio, nella cassetta degli errori e dire lì forse abbiamo sbagliato, non è più il caso di fare quel Milan che troppo si appoggiava sui singoli, che troppo speculava, che troppo non giocava quel calcio che invece l'abbiamo visto giocare per tanto tempo e che stiamo tornando a vedere e che stiamo tornando a rivedere in questa prima parte di stagione, quel bel Milan aggressivo, capace di ribaltare il campo in pochissimi secondi, capace di correre tanto e spesso bene, perché il Milan corre tanto ma corre anche bene, quindi non è che spreca troppe corse lunghe per rincorrere, spesso corre anche bene, questo fa tutta la differenza del mondo. Mi sembra, come detto, un'esaltazione di quello che abbiamo visto ultimamente scusate, non ultimamente, negli ultimi anni del Milan, soprattutto nei primi anni di Pioli. Poi, come detto, ovviamente ci sono delle novità che anche qui è difficile incasellare, perché abbiamo visto giocare il Milan a Bologna in un modo, col Torino credo che sia stata fatta una sorta di storia a sé, che mi sembra, facciamo così, ripartiamo, o meglio, perché sennò si rischia di fare confusione. Mi sembra che il Milan sia una sorta di mostro a tre teste, cioè quando affronta un avversario di un certo tipo non è che si snatura, ma si comporta in una certa maniera. Ergo, il Toro, l'Atalanta, il Monza magari stesso. Potremmo vederlo in parte magari con l'Inter. Con le squadre che ti vengono a prendere nei tuoi primi 20-25 metri, il Milan si comporta in una certa maniera, cioè si spacca volontariamente in due, restano in 5 da una parte e con il Torino abbiamo visto che erano 4 più 1, dall'altra parte si abbassano in due e spesso sono i due saltatori migliori, Loftus-Cheek e Olivier Giroud, dopodiché ce ne sono, aspettate, farlo di qua, altri tre che sono poi i veri e propri incursori, come abbiamo fatto vedere con mister Emanuele Bottoni. Con le squadre che quindi tendono a venirti a prendere, il Milan le allunga volontariamente, accetta il fatto di venirsi a prendere, che l'avversario ti voglia venire a prendere la palla nei primi metri e dice perfetto, tu ti alzi, mi vieni a prendere uomo a uomo e io ne tengo 5 bassi. Ergo, tu ne alzi 5, creo 40 metri, 45, a volte addirittura 50 metri di campo in zona centrale vuoti, che io magari uso anche per una palla non lunga ma media sui due saltatori che scendono, cioè Giroud e Loftus-Cheek. Dopodiché io mi gioco un 5 contro 5 sulla mia spizzata o sul recupero della seconda palla e voglio vedere se io con i miei 5 davanti sono più forte dei tuoi 5 dietro. Se attacchiamo 5 contro 5 in parità numerica, chi è il più forte? È ovvio che per la gran parte delle partite il Milan scommette sul fatto che Leao, Giroud, Renders, Pulisic, a volte Ciukwese, poi gli Okafor, chi mi manca? Jovic, di cui parleremo alla fine del video, sono meglio dei 5 difendenti e quindi sarà un Milan di questo tipo con questo tipo di avversari. Ad esempio con la Roma, una squadra che ti viene a prendere in una zona medio-bassa, abbiamo visto costruire il Milan in maniera diversa. Non mi soffermo perché poi ne parleremo lunedì, o meglio, stasera con mister Emanuele Bottoni. Però mi sembra di vedere, come detto, un'esaltazione di quello che abbiamo già visto e proposto. Perché il Milan in realtà alcuni di questi concetti li ha già fatti vedere spesso. L'importante, come nell'ultima parola, cioè questa, non li esasperi. Cioè il Teo Hernandez dell'anno scorso non era una mossa, era quasi un'esasperazione, una sorta di forzatura, quasi una preghiera a Teo che potesse fare qualcosa. O ad esempio il Rafael Leao seconda punta del gennaio-febbraio, mentre qui gravita intorno alla spizzata, è qualcosa di diverso e di costruito. Ora, sono cose che quindi abbiamo già visto.
che abbiamo fatto bene, magari quando le abbiamo presentate, e che le abbiamo fatto meno bene quando le abbiamo ripescate perché ci serviva per forza di fare quel tentativo di un teo molto alto, di un tonali molto alto, ecco. Spero di non arrivare, come detto, a questa parola qui, a vedere il Milan che esaspera. Fin quando il Milan esalta questo concetto, come abbiamo visto, non ce n'è per gran parte delle squadre in Italia. Prima dell'invito, vi volevo fare una domanda, se siete pronti a vivervi 13, non 2, 13 lunghissimi giorni di avvicinamento al derby. Il derby che si deciderà sabato alle 18:30, se non ricordo male, e quindi capiremo il primo snodo della stagione, perché il derby dà sempre 3 punti e questa è un'ovvietà, ma decide anche un po' il termometro umorale della prima parte di stagione. È sempre così, è sempre stato così, è sempre stato anche nell'anno dello scudetto, dopo la vittoria del Milan, come è stata dopo la vittoria dell'Inter l'anno scorso. Insomma, il derby sposta a livello di umore, di quello che poi può essere anche la volontà di una squadra di capire, di recepire dall'allenatore le indicazioni, perché vede che magari in una partita importante funzionano e quindi ok, ci credo ancora di più. Insomma, il derby sposta tanto, saranno 13 lunghissimi giorni. Un piccolo invito di metà video, poi come detto chiudiamo col calciomercato con le ultime, non notizie, ma gli ultimi commenti di mercato. Ho passato io in prima persona, ma in generale la radio stessa, poi ovviamente ognuno di noi è umano e si fa un po' trascinare dai sentimenti, perché comunque non siamo delle macchine. Però, parlo qui per me, un invito per 2 anni a essere tifosi, assolutamente, come lo siamo alla fine anche noi stessi, nonostante facciamo questo lavoro, comunque insomma, ci vedete ogni tanto partire anche di testa, perché comunque sempre quella maglia tifiamo da quando siamo bambini, ma cercare di non essere talebani in questo. Cioè, mi spiego ancora meglio, abbiamo passato 2 anni che al minimo accenno di critica, alla minima cosa che si poteva imputare, oppure semplicemente si metteva in dubbio un'azione della dirigenza, apriti cielo. E allora sei contro Maldini, e allora sei contro il Milan e non fai il bene del Milan, ma non ne sto parlando perché non voglio che si dica, non è questo. Ognuno è libero di scrivere ciò che vuole. È un invito a non essere, diciamo così, ciechi su tutto quello che accade in generale, che poi non vuol dire anche qui, se apri gli occhi, pescare sempre la verità, ma non essere ciechi e bersi tutto quello che viene detto, scritto, registrato, speakerato, detto in conferenza, insomma, dove volete. Perché sono umani, come ho sempre detto, come era umano Paolo, come era umano Massara, come era umano Pioli, come umano Furlani, come umano Moncada. Sono uomini, sono professionisti, sono lavoratori che lavorano come tutti noi nel nostro lavoro, io, voi, insomma, sbagliamo, e quando sbagliamo, insomma, il loro e il mio è un lavoro al pubblico, quindi magari lo si vede un po' di più, viene giudicato un po' di più, ma pur sempre un errore rimane e spesso si fa anche in buona fede. Se si sbaglia e magari gli viene fatto notare, non è perché si vuole il bene e il male, ma semplicemente perché sono umani e quindi sbagliano, come ha sbagliato Paolo in alcune cose, in alcuni giocatori, in alcune scelte, in alcuni rinnovi, in alcuni non rinnovi, in alcune gestioni, eccetera, eccetera, ma gran parte del lavoro lo ha fatto bene, se no questa caspita di squadra, lo scudetto non se lo cuce sulla maglia e non fa un bel percorso in Champions, e soprattutto non ha quella base di rosa che ancora adesso fa giocare con 8 undicesimi le prime 3 gare e le vince, e non fa il mercato grazie a metà del budget di un giocatore che ha preso quella società e ha ritrovato ancora dopo un anno la forza di confermare e di portare a casa dal Brescia nonostante qualcuno non volesse, chiudo parentesi.
ma ha fatto degli errori, così come lo faranno questi dirigenti. Quindi se per caso succede qualcosa che questi dirigenti sbaglieranno, amen, non muore nessuno. L'importante è, come hanno fatto probabilmente sul mercato, e adesso ne parliamo, che la gran parte di quello che hanno fatto sia corretto. E questo è anche il mio voto al mercato. Cioè è un voto alto, perché alla fine il Milan ha fatto una campagna acquisti di tantissimi trasferimenti, di tantissime mosse, quindi magari si può anche sbagliare per il semplice motivo che si è fatto tanto, e quindi a volte si può anche sbagliare per questo, ma credo che sia stato fatto tanto di giusto in questo mercato. È inutile che vada a recuperare nome per nome tra i Loftus-Cheek, i Renders, i Pulisic. Stiamo iniziando anche a intravedere gli Okafor e Ciukwueze. Qualcuno tra l'altro me lo sarò probabilmente perso per strada, anzi quasi sicuramente. Mi restano solo due dubbietti, detto che per me il voto al mercato è alto, lo ribadisco perché poi magari viene detto il contrario, ma credo che il Milan non possa scendere il voto al mercato sotto il 7,5-8. Penso che mi lascio due dubbietti, cioè uno, ma non per Rade Krunic, perché sapete che io non ho praticamente quasi mai parlato male di Rade. È un giocatore che in una rosa mi tengo sempre e adesso stiamo vedendo anche quanto può essere importante in quel ruolo e l'abbiamo visto a Roma. Mi tengo un dubbio su Musa e non su Musa stesso, cioè forse sarei andato a prendere un giocatore non specialista mezzala come Musa, ma un giocatore che potesse fare sia la mezzala che il centrale, che potevo scegliere un po' di più di ruotare in quella zona di campo e non magari costringermi, nel caso dovesse mancare Krunic, a impiegare i Reinders, che invece mi pare molto, molto, molto più adatto a fare un altro tipo di mestiere. Però questo è un mio piccolo dubbietto che sposta relativamente. L'altro, che lascio un po' così, credo che gli ultimi 2 o 3 giorni un pizzico di inesperienza si sia pagata, ma non tanto per Taremi, perché se un giocatore veniva via a inizio luglio a 25-30 e tu tieni duro e ti ripresenti a 3 giorni dalla fine con un'offerta molto più bassa, che viene accettata tra l'altro dalla società, io credo che il tuo più o meno l'hai fatto. Hai fatto esattamente quello che dovevi fare per Taremi, cioè aspettare che il mercato ti venisse incontro per Taremi. E negli ultimi 3 giorni ti presenti con l'offerta giusta. Poi le carte cambiano, le carte in tavola cambiano, il procuratore di Taremi dice che invece no, insomma, poi succede quello che succede, Taremi non arriva, ecco lì forse un pizzico di inesperienza l'abbiamo pagata, cioè abbiamo dato, non vi dico per scontato, ma quasi, che Taremi potesse arrivare, si è puntato quasi tutto su Taremi e tu a un'ora dalla fine del mercato non avevi ancora in mano il contratto della nuova punta. Hai preso Jovic, che magari potrà anche essere una buona scelta alla fine di tutto, la stagione ti dirà se sarà stata una buona pescata quella di Jovic, ma sicuramente è qualcosa che hai fatto all'ultimissimo, anzi, minuto, quindi incrociamo le dita su Jovic, forse non ci siamo fatti trovare prontissimi su Taremi, magari salta, allora vado su X, perché abbiamo visto con Patson Daka che poteva essere l'obiettivo numero uno dopo e siamo mossi tardi, siamo arrivati tardi con i permessi, eccetera, eccetera. Ma va bene. Insomma, nel primo mercato di Furlani in un certo ruolo e di Moncada in un altro, un po' di inesperienza era anche da mettere in conto. E credo che se si è pagato solo e soltanto per questo aspetto qui, direi che è grasso che cola. Noi siamo arrivati in chiusura dell'editoriale. Mettete like se volete mettete like a questo video, altrimenti ci ritroviamo tra un'oretta con Mattino Milan, perché torna Mattino Milan, non c'è più obbligo, noi il mercato è finito, o meglio, per alcuni magari per fortuna il mercato è finito, oppure ci ritroviamo con tutti gli appuntamenti lunedì, perché Radio Rossonera non si spegne mai ovviamente nella sosta, quindi lanci, quindi il talk, quindi il filo rossonero e quindi anche in chiusura la stanza di bottoni. Grazie a tutti per essere stati con noi, con me in questo editoriale. Ci ritroviamo lunedì prossimo, sempre qui, Radio Rossonera.